think this makes up for it? You ever done theta? I've never heard of it. Then it just might. Ciao a tutti, bentornati su Bad Movies Galore, edizione Cine Underground 2020. Oggi vi parliamo di Theta Girl, che è un film del 2017 diretto da Christopher Bickle e scritto da David Axe. È un'exploitation, sì. È praticamente, quando pensi a un'exploitation pensi a tutto quello che c'è in questo film. Sì. Parla di una ragazza, Gacy, che spaccia questa droga semi sconosciuta, sì, che apre le porte della percezione, sì, e ti permette di vedere, come dire, un altro mondo. Ti permette di entrare in contatto con un'entità esatto, che vuole cambiare il mondo, sì, o porre fine al mondo, non è ben chiaro. Esatto, ci sono le due visioni. Sì, esatto. The same thing you want. Questa droga, che si chiama Theta, viene somministrata per scherzo anche a dei predicatori religiosi, che associano questa entità malvagia a un falso dio, a una falsa divinità, e quindi devono distruggerla. We are Christ's executioners. Decidono di trucidare tutte le persone che sono entrate in contatto con la Theta. È un film che è stato fatto con un budget irrisorio, ma nonostante questo si vede proprio che c'è del talento, sono riusciti proprio a usare fino a quell'ultimo centesimo per rendere questo film comunque notevole rispetto a un mare di film indipendenti che invece sono, come dire, un po' condannati dai loro limiti. La fotografia non è perfetta, ma è esattamente quello che ti aspetteresti da un film d'exploitation. Esatto. Se una volta negli anni 70 magari non avevano delle grandi videocamere, avevano delle pellicole un po' scarsa, così i mezzi scarseggiavano e si vedeva proprio dal look. È la stessa identica cosa però nell'era digitale, e diventa un modo quasi di raccontare la storia, il look, nel senso che è un film iperviolento che parla di droga, culti, fanatismi religiosi, soprattutto droga e tutte queste visioni sono rese in modo molto semplice ma super efficace. Esatto. È davvero particolare, nel senso che comunque, al di là del fatto che ti rendi conto che effettivamente è proprio il film indipendente e si vede, nel senso che gli attori magari non sono il top della gamma, però comunque fanno il loro lavoro, e tutto il resto, anche i mezzi non sono la cosa migliore che potevano avere ovviamente, ma comunque sia riescono a fare un bel film, sì, un bel film. Sai cos'è? Hanno una storia secondo me scritta molto bene. Esatto. È proprio una bella storia che ti prende, non è insolita, esatto, è particolare, è proprio fatta bene, i personaggi sono iper caratterizzati e sono proprio quei personaggi di cui puoi fare il cosplay praticamente. Sì, esatto. Le scene splatter sono incredibilmente violente. Sì, e sono anche ben riuscite, sempre nell'ottica è un film indie. Sono delle ottime scene splatter. Sì. Sì, ma tutti gli effetti in realtà sono modi di uccidere molto violenti, e gli effetti sono un po' estremizzati. Ovviamente un po' estremizzati, è splatterone. È splatterone. Non è il classico film splatter dove magari ridi durante le scene violente, ridi della violenza, ma riesce a diventare abbastanza pesantino. La cosa che mi piace di questo film è che è pieno di scene molto incazzate che ti gasano quando le vedi. I classici momenti da trailer. Sì, diciamo. I classici momenti epici. Esatto, epici. Con magari degli slow motion, delle cose, ma cioè la scena della bottiglia sulla lapide, non so, ci sono un sacco
scene molto 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 fighe che tirano dentro un sacco lo spettatore. Questo è il primo film in concorso per Cine Underground 2020 e potrete vederlo il 12 di ottobre a Piacenza allo Chemois e il 13 di ottobre a Busto Arsizio al Gagarin. Per quanto riguarda il nostro giudizio sul film, non possiamo veramente dare dei voti da 1 a 10 perché siamo dentro la giuria del festival e quindi i nostri voti determineranno se il film vincerà o meno dei premi. Quello che mi è davvero piaciuto è l'insieme del film, il look exploitation trasportato nel 2017, secondo me è stato preso in pieno. Il fatto di aver utilizzato in maniera perfetta il budget, la regia mi è piaciuta tantissimo, il look era proprio bello. Se cercate un film crudo e abbastanza ignorante ma serio, questo è un film proprio che fa per voi. È un film indie con i controfiocchi perché davvero, nonostante il fatto che non nasconda i propri limiti di budget e magari anche di esperienza di mezzi, sfrutta quello che ha proprio appieno per fare un film particolare, di talento e davvero che spicca su comunque la massa di film che vengono prodotti ogni anno, che sono sempre di più praticamente. E sì, la storia è davvero interessante e particolare, cioè proprio una storia che comunque non puoi dire di avere già sentito effettivamente. L'unico difetto per quanto mi riguarda, ma forse è una mia percezione personale relativa a come ho visto il film, è che pecca un po' del classico problema dei film indipendenti, ovvero che magari dopo un po' c'è un problema di ritmo che fa calare un po' l'interesse e poi dopo si risolleva, diciamo. Questo per quanto mi riguarda. C'è un momento ovviamente più tranquillo, però il finale il finale, ma è tanta roba proprio. Sì, è proprio, se devo dire una cosa che magari un difettuccio, esatto. Ok, ci sta. Per finire, questo film è entrato dentro il nostro festival perché non ha ancora una distribuzione italiana, però se lo volete vedere è possibile, potete andare sul sito, adesso e in Blu-ray purtroppo è solo regione 1, quindi in America. Però è disponibile online se lo cercate. Non ha i sottotitoli in italiano, però dal mio punto di vista si capisce anche abbastanza bene. E quindi se siete interessati comprate questo film perché ne vale davvero la pena.